Bentornati a tutti su BMake Electronics. Oggi vi faccio vedere come ho costruito un piccolo generatore di rumore bianco. Che cos'è un rumore bianco? Avete presente quando volete rilassarvi, volete ascoltare, che ne so, del vento, della pioggia? Beh, con pochi componenti riusciamo a costruire un generatore che emette un suono rilassante. Io ne ho trovato un circuito su internet, l'ho realizzato e non so se è rilassante, ma vi potete divertire a costruire questo circuito insieme a me. Ok, andiamo a vedere il circuito come è fatto. Ora vi faccio vedere come funziona il circuito. È diviso in due parti. La prima serve a generare il rumore, la seconda a renderlo udibile con l'amplificatore e lo speaker. Partiamo dal generatore di rumore. Qui uso un diodo Zener da 10 volt. Quando lo polarizziamo al contrario, oltre alla sua normale conduzione, produce delle piccole fluttuazioni casuali, quello che chiamiamo rumore. Da solo è un segnale molto debole, quindi lo mando dentro al transistor il 2N3904 che lo amplifica un po'. Le due resistenze e i condensatori intorno al transistor servono a farlo lavorare bene e a portare fuori il segnale, quindi il rumore, verso la parte successiva. Qua andiamo a riprendere sul collettore del nostro NPN. Da qui il segnale passa al potenziometro tramite questo condensatore C1 da 1 microfarad. Questo è il controllo del volume. Posso decidere quanto rumore mandare all'amplificatore. La seconda parte del circuito è realizzato con un LM386, che è un piccolo integrato pensato apposta per amplificare segnali audio. Qui abbiamo un'alimentazione 9 volt, 9 volt, invece sulla parte primaria del diodo abbiamo un'alimentazione di 26 volt. Qui il rumore viene portato a un livello sufficiente per pilotare appunto il nostro autoparlante. I condensatori che vedete servono a stabilizzare l'amplificazione e a togliere la corrente continua, così l'autoparlante arriva solo con il segnale sonoro. Infine c'è lo speaker che da lì esce il nostro fruscio, cioè il rumore bianco. In pratica lo Zener lo genera, il transistor scusate, lo rinforza e il potenziometro regola il volume e il nostro LM386 amplifica per il nostro speaker. L'alimentazione del circuito, come ho detto, è diviso in due parti: 26 volt per il diodo Zener, che produce un rumore abbastanza stabile, e il circuito dell'LM386 che viene alimentato a 9 volt, quindi abbiamo due alimentazioni separate con la massa in comune. Se volete una sola alimentazione potete togliere i 9 volt e aggiungere un 7809 che stabilizza la tensione a 9 volt appunto per il nostro circuito di amplificazione. Io qui sul banco ho realizzato il circuito con due alimentazioni. Ho messo il nostro transistor 2N3904 dove troviamo emettitore, pin centrale base e il terzo pin, il collettore. Ho messo la resistenza da 6008 fra l'alimentazione positiva 26 volt e il collettore. Ho aggiunto la resistenza da 10K dal collettore e qua andremo a inserire il diodo Zener da 10 volt, il catodo sbagliato a mettere dalla resistenza, l'altra parte come da schema lo portiamo alla base del transistor. Aggiungiamo anche il condensatore da 4,7 microfarad e infine colleghiamo l'emettitore al GND.
Andiamo a inserire il nostro potenziometro a 10K per alzare il volume. Andiamo qui, mettiamo il nostro condensatore da 1 microfarad da una parte del potenziometro, il negativo, dall'altra parte il positivo, e andiamo a prendere il rumore dal collettore. Inseriamo il nostro LM386, andiamo qui, vi ricordo che dal segno qua troviamo il pin 1, pin 4, 5, 8. La parte superiore della breadboard vado ad alimentarlo a 26, la parte inferiore a 9 volt. Quindi andiamo a inserire il pin 6 dal positivo a 9 volt e anche il pin 4 a GND. Colleghiamo insieme i due negativi per avere la massa comune. La parte estrema del potenziometro andiamo a collegare al negativo, la parte centrale portiamo sul pin 3. Il pin 2 va al negativo. Sul pin 5 ho collegato il condensatore da 10 nanofarad e la resistenza da 10K che va al negativo. Infine andiamo a mettere il condensatore a 470 microfarad, il pin 5 in uscita, quindi mettiamo pin 5 positivo e l'altra parte andrà nell'altoparlante. Prendo l'altoparlante, collego una parte all'uscita del condensatore C3 e l'altra al negativo. Imposto una prima alimentazione a 25-26 volt e da un altro alimentatore prendo 9 volt. Ho collegato tutte e due le alimentazioni e vediamo che il rumore esce dall'altoparlante. Può aumentare. Questo è il nostro rumore. Non so se è un rumore, adesso è fatto su una breadboard a basso, non so se è un rumore rilassante, potete provare e intanto vi siete divertiti a costruire questo piccolo circuito. Vi faccio vedere anche sull'oscilloscopio l'onda, cioè il rumore più che onda generata. Vedete, se aumento il volume, questo è al massimo. Non so se questo rumore effettivamente rilassa, è da provare. No, non so se è come una pioggia, il vento. Ripeto, un circuito che ho trovato su internet, semplice, a quanto ci ho aggiunto un amplificatore per udire il suono. Abbiamo visto anche la forma generata sull'oscilloscopio e niente, se vi potete divertire a costruire questo circuito. Per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.